Qualche settimana fa abbiamo realizzato un tour esterno del nostro camper. Oggi abbiamo deciso di mostrarvi l'interno e di illustrarvi le modifiche apportate durante la nostra permanenza in Sardegna. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale per seguirci nelle nostre avventure. Attualmente ci troviamo in Marocco. Premetto che abbiamo girato il video nel bel mezzo di una tempesta di sabbia, quindi vogliamo scusarci in anticipo se il suono delle clip risulterà un po' disturbato. E come vi avevamo promesso, nuovo video a sorpresa. Questa volta parleremo degli interni del nostro camper. Siamo qui per mostrarvi gli ultimi lavori aggiornati, quelli che abbiamo fatto prima di partire in viaggio. E adesso iniziamo il video. Allora, per chi non ci conosce, il nostro camper è sviluppato in modo differente rispetto ai classici camper. Abbiamo creato una zona giorno dietro, nella parte centrale abbiamo il bagno e nella parte anteriore abbiamo la zona notte. Quindi inizieremo dalla zona giorno. Quindi abbiamo il tavolino che abbiamo sostituito la scorsa estate. Prima avevamo un tavolo classico e abbiamo optato per un tavolo girevole. Da questo lato abbiamo il divano, che è possibile trasformarlo in letto matrimoniale o letto singolo. Sotto il divano, quindi sotto i due materassi, abbiamo la nostra cisterna d'acqua che abbiamo a disposizione 400 litri d'acqua, quindi una grande autonomia. Quando abbiamo fatto il video precedente dove facciamo vedere tutti gli interni, diciamo che ancora il progetto di design non era sviluppato al 100%. Appunto, vivendolo ci siamo resi conto come organizzare gli spazi. Infatti la scorsa estate avevamo posizionato un mobile IKEA all'ingresso, però questo mobile rendeva lo spazio un po' piccolo, un po' opprimente, quindi abbiamo deciso di sfruttare la parete frontale e posizionare il mobile che prima era all'ingresso, l'abbiamo posizionato nella parete, così andando a sfruttare tutta la verticalità del camper. Avendo un camion 4x4 era necessario trovare una soluzione definitiva per bloccare le antenne dei mobili. Facendo molto spesso strade sconnesse, dovevamo veramente trovare una soluzione. Abbiamo provato un po' tutti i tipi di chiusura, non erano mai perfetti perché ogni tanto comunque le antenne si aprivano, e questa volta Elisabetta ha trovato un'ottima soluzione con poca spesa, perché abbiamo utilizzato un cordino. Forando appunto l'antina, abbiamo inserito il cordino all'interno dell'anta del mobile e poi con questo bloccaggio siamo andati a chiudere l'antina. Il camper è casa nostra, quindi c'è la possibilità che nel corso del tempo apporteremo cambiamenti e miglioramenti. Avendo a disposizione pochi metri quadri, ovviamente va sfruttato ogni singolo angolo a nostra disposizione. Infatti qua sotto è tutta zona di stivaggio dove ci sono presenti scorte alimentari, cambi di stagione, inoltre c'è il nostro impianto elettrico e il boiler dell'acqua calda. Attualmente ci troviamo in Marocco, quindi sfrutteremo questa posizione per andare ad acquistare dei cuscini da mettere qua sopra e creare, diciamo, una zona un po' più ampia, una zona living un po' più ampia. Che questa è una classica cucina IKEA. Abbiamo deciso di acquistare una cucina IKEA perché il tempo a disposizione per quanto riguarda la camperizzazione era molto limitato, quindi abbiamo preso il pacchetto già fatto. Ovviamente è stata rinforzata da Sebastiano perché, come vi ha detto lui in precedenza, essendo un camper 4x4 è più soggetto a scossoni, perché andiamo a cercare dei dislivelli e dell'avventura, possiamo dire. Durante la nostra permanenza quest'inverno a Bellevue abbiamo aggiunto alla nostra cucina un impianto di filtraggio delle acque potabili. Infatti noi l'acqua che andiamo a caricare nella nostra cisterna da 400 litri possiamo berla, quindi questo ci permette di avere ancora una maggiore autonomia. E adesso Sebastiano vi spiegherà brevemente che tipo di sistema di filtraggio siamo andati a installare nel nostro camper. Come potete vedere, qui c'è un secondo rubinetto. Questo rubinetto riguarda esclusivamente l'acqua da bere, quindi l'acqua potabile, e prima di arrivare a questo rubinetto l'acqua passa dentro una lampada a UV e un filtro a 0,1 micron. Questo per quanto riguarda questo piccolo rubinetto. Per quanto riguarda invece l'altro rubinetto, quello che utilizziamo per lavare i piatti e l'acqua che arriva alla doccia, ho installato prima di partire 3 filtri, quindi un sistema a 3 stadi,
filtro a carboni attivi, filtro sedimento e filtro ceramica. Inoltre, prima di caricare l'acqua nella cisterna, abbiamo un prefiltro per appunto sabbia e sporco, terra, quello che può arrivare appunto dal sottosuolo. Per quanto abbiamo fatto un sistema di filtrazione per cercare di avere l'acqua potabile abbastanza ovunque, in ogni caso noi ogni volta che ricarichiamo la nostra cisterna di 400 litri andiamo a testare l'acqua con questo tester classico che si può trovare in commercio, che è un tester TDS, ti darà la rilevazione ppm dell'acqua, e inoltre abbiamo anche delle linguette per testare il pH dell'acqua. Lo facciamo sempre perché comunque a volte l'acqua è troppo sporca e il ppm dell'acqua risulta troppo elevato, quindi evitiamo di berla se supera quel limite. Abbiamo aggiunto anche queste mensoline e abbiamo rimosso il mobiletto che c'era in precedenza. In sostituzione del mobile nero abbiamo acquistato una scarpierina e l'abbiamo posizionata all'ingresso in modo tale che così abbiamo sempre le scarpe in ordine. E abbiamo anche molto più spazio. Sì. Questa non ha bloccaggio perché non serve. Varcando questa porta andiamo nel nostro bagnetto. Vivendo a tempo pieno in camper avevamo la necessità della lavatrice e lo spazio a disposizione non era tantissimo, quindi ci siamo dovuti ingegnare per trovare una soluzione su dove posizionare la lavatrice senza particolari installazioni. Nel bagno inizialmente era sviluppato in questo modo: avevamo il WC da questa parte e la doccia da questa parte. Abbiamo pensato dove poterla posizionare e alla fine abbiamo trovato una soluzione ottimale, quindi abbiamo creato un mobile, quindi come in precedenza abbiamo sviluppato la parte verticale del camper e da questo lato c'è il mobile dove ritiriamo tutti i prodotti per l'igiene e un po' di vestiti, mentre da questo lato abbiamo la lavatrice e un altro ripiano per i vestiti. Nella parte inferiore abbiamo il WC e lo stivaggio del terriccio, perché noi abbiamo un WC compostabile. Inizialmente utilizzavamo la segatura, però la segatura è molto voluminosa e la verità è che non trattiene poi così bene gli odori. Invece con il terriccio è stata una rivoluzione, perché innanzitutto rimane più pesante e più coprente rispetto alla segatura e trattiene molto di più gli odori. Quindi se qualcuno ha il WC compostabile, sappiate, almeno per quanto ci riguarda, che ci siamo trovati meglio col terriccio che con la segatura. Poi vabbè, abbiamo la ventola di aspirazione. Sì, abbiamo anche la ventola di aspirazione, però diciamo che abbiamo iniziato a utilizzare questo WC con la segatura ed effettivamente abbiamo notato una bella differenza col terriccio. E il WC lo si estrae semplicemente. E uno penserà, ma questi ogni volta che devono andare in bagno devono portare fuori il WC, devono chiudere il mobile? No, perché quando stiamo fermi diversi giorni lo lasciamo direttamente così ed è comunque abbastanza comodo il bagnetto, e poi c'è tutto lo spazio della doccia da questo lato e quindi è tutto molto comodo. La doccia è un altro lavoro importante che abbiamo fatto prima di partire. Avevamo in precedenza installato le onduline, le classiche onduline di copertura nella doccia, solo che alla fine non ci convinceva questa soluzione e abbiamo cambiato tutto. Quindi in questo caso pannelli di PVC espanso totalmente impermeabili, e rende il tutto molto più semplice e sicuro che l'acqua non passi dietro. Io ve l'ho detto all'inizio del video che il nostro non era un camper tradizionale, quindi passando dal bagno, dalla zona giorno alla zona bagno e dalla zona bagno accediamo alla zona notte, quindi questo ci permette di avere degli spazi divisi, di avere in certe situazioni anche maggiore privacy, perché comunque vivendo assieme H24 7 giorni su 7 ci sono dei momenti dove ognuno ha bisogno dei suoi spazi e il nostro camper lo rende possibile. E quando si cucina, per esempio, non si sente l'odore della cucina nella camera da letto. E si apre il passaggio dal bagno alla zona notte. Ta-da! Adesso Sebastiano ci spiegherà come ha realizzato questo passaggio dalla cellula alla cabina.
È un discorso molto delicato, ci ho riflettuto molto per costruire questo passaggio, perché comunque ci sono dei passaggi già prefabbricati, possiamo dire, sono molto costosi e soprattutto generalmente sono per spazi più ampi. Noi invece da motrice a cella avevamo solamente 8 cm da ricoprire. Per questo ho studiato molto su come realizzare questo passaggio e alla fine ho trovato la soluzione ideale. Ho realizzato un telaio in ferro, come si può vedere, una cornice che va a appoggiare sulla motrice tramite una guarnizione e rimane agganciato tramite dei tiranti. Questi tiranti ovviamente servono per poter staccare questa cornice metallica e poter, in caso di necessità, basculare la motrice e accedere al motore. Per realizzare questo soffietto sono andato ad utilizzare un materasso del 118, quindi recuperato. È un materasso che è realizzato in 3 strati di plastica, un materasso gonfiabile. Sono andato a tagliarlo e fissarlo su un altro telaio in alluminio con dei rivetti, quindi delle piattine vanno a tenere compresso il materasso tra cornice e piattina, e così di conseguenza è tutto molto fissato. È impermeabile. E lavora molto bene. Perché abbiamo messo un materasso, un soffietto? Perché ovviamente la cella ha vita propria, cioè si muove diversamente dalla motrice quando abbiamo dei passaggi un po' complessi da fare, e quindi era necessario avere qualcosa di elastico che non impedisse appunto alla cella di muoversi. Beh, come avete potuto vedere dalle immagini, il passaggio è molto semplice. Considerate che, per esempio, su Mannu, nonostante avessimo la mansarda, l'accesso alla zona notte quindi era molto più complesso, perché comunque dovevi arrampicarti. Invece qui è un passaggio abbastanza grande. Che dimensioni sono? 70x70 più o meno? 65x65. Ecco, quindi comunque è abbastanza ampio come... Bisogna essere comunque elastici per poter sia entrare che uscire. Però è comodo, io lo trovo più comodo che un mansardato sinceramente, perché abbiamo avuto ben 2 mansardati, quindi so di cosa sto parlando. Questo mobiletto l'avevamo già realizzato in precedenza, dove andiamo appunto a stivare lenzuola, cambi di stagione. Abbiamo la televisione in camera che non usiamo mai, ci piace vederla. È uno schermo. Sì, è uno schermo. Abbiamo acquistato dei cavetti per poter collegare il tablet, però il tablet non si connette per guardare i film, quindi vabbè. Questo poi è un problema che risolveremo più avanti. Abbiamo messo una mensolina qui. Sebastiano, prima di partire, ha realizzato un isolamento, quindi è isolata sia con l'Armaflex, che dobbiamo dire grazie a Gregorio perché ci ha aiutato, e poi oltre all'Armaflex abbiamo uno strato di sughero che isola anche acusticamente oltre che termicamente. Abbiamo riposizionato questi pannelli che c'erano in precedenza, che avevano già la forma corretta, quindi non abbiamo buttato niente, abbiamo riciclato il tutto. Non abbiamo cambiato il colore, anche se vorremmo, perché inizialmente abbiamo optato per la tinta ma non ci soddisfava, quindi appena avremo la possibilità e troveremo del PVC adesivo che ci piace, andremo a posizionarlo direttamente sul pannello. Un altro lavoro che abbiamo fatto è stato quello di sostituire il materasso. Adesso abbiamo un materasso di lusso perché è 25 cm in memory foam e molle insacchettate, quindi il massimo del comfort. Siamo super felici e poi si sente comunque la differenza rispetto al materasso che avevamo in precedenza. È molto importante dormire bene. Tutta la parte sottostante è destinata allo stivaggio. È un camper dalle 1000 porte, dalle 1000 sfaccettature, perché abbiamo appunto un altro passaggio. Questo è un passaggio d'emergenza che non usiamo mai e spero di non doverlo mai utilizzare. Dalla zona notte possiamo accedere alla cabina guida tramite questa porticina qui. Quindi, come avete potuto capire, la zona letto è nella cabina e abbiamo le porte con le finestre. Adesso è in corso una tempesta di sabbia. Non è il caso di aprire. Non è il caso, sì, non possiamo farvi vedere l'apertura, però comunque si possono aprire. Sono delle grandi finestre, molto belle, entra molta luce e molta polvere.